Buongiorno e benvenuti. Nuovo video tutorial di un modulino che mi piace veramente tanto ed è questo nominato da me duplex perché ha doppia faccia. Io l'ho realizzato come pendente, ma tranquillamente può diventare un paio di orecchini perché non è pesante. Come vedete la lavorazione è molto delicata e mi piace tanto. Allora vi faccio vedere l'altro che in queste colorazioni turchese e viola, e la lavorazione non è così difficile, anzi è facile, è un po' eh, per dire doppia, ma non totalmente, solamente questa parte dell'inizio si fa sia da una parte che dall'altra, ma lo vedrete durante. Allora, i materiali necessari sono: inizio con la perla da 10. Questa volta lo farò in queste tonalità di verde, mi piace tantissimo questi colori molto accesi e lo farò per me. Allora, perla da 10, perle da 6, 6 millimetri, 4 millimetri e 3 millimetri. Dopodiché c'è bisogno di bicono da 3 millimetri, 11 e 15 0 da Miyuki. Per poter realizzare questo progetto c'è bisogno non solo delle rocaille di precisione, ma anche delle perle che siano le misure giuste per avere proprio un risultato perfetto. Allora, come inizio si inizia a mettere sul lago un numero di 22 rocaille 11 0. Allora 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22. Chiudiamo a cerchio e allora chiudete a cerchio, uscite da una qualsiasi 11, prendiamo un'altra 11 e bisogna lavorare a peyote altri 2 giri in questo modo. Facciamo questo e iniziamo e facciamo un altro giro. Adesso, realizzati i 2 giri, prendiamo la perla da 10, entriamo nel foro entriamo nella 11, quella di fronte, e continuiamo a fare altri 2 giri. In questo modo è ben fissa, ci vediamo dopo. E adesso, finiti anche gli altri 2 giri, bisogna realizzare un altro giro con le 15 0, tirando bene, e si fa sia da questa parte che dall'altra. Dopodiché cambiate il filo, mettiamo un filo da 0,17 per continuare la lavorazione. E allora ecco le 15 0 sia da una parte che dall'altra, e per continuare bisogna uscire adesso dalla 11 del primo giro. La prima 11 che vedete, usciamo, prendiamo un'altra 11 ed entriamo nella prossima 11.
e si lavora sempre a peyote. Un'altra 11, usciamo dalla prossima, un'altra 11, entriamo e usciamo dalla prossima, e si fa anche dall'altra parte uguale. Ci vediamo dopo. Allora, finito il giro, questa è l'ultima, usciamo dalla prossima 11 0, e tra queste 11 0 dobbiamo inserire una perla da 3, perla da 3, e lo facciamo per tutto il giro. In questo modo. E allora ecco finito anche questo giro, e adesso continuiamo, si continua con usciamo da una perla da 3 e prendiamo una 15, una 11, una 15, ed entriamo nella prossima perla da 3 e si fa per tutto il giro. 15, 11, 15, per tutto il giro. E adesso, finito il giro, usciamo dalla 11 del gruppo e dobbiamo inserire le perle da 4. Prendiamo le perle da 4 e ci colleghiamo sempre con la 11 del gruppo. Tirate sempre bene, e quando le inserite bisogna piegarle leggermente all'interno, in questa maniera. Quando avete finito il giro, nascondete il filo e avviamo un altro filo da quest'altra parte, sempre uscendo dalla prima 11 della prima fila, non dalla prima 11, da una 11 dalla prima fila delle 11. Ecco, a dopo. Ed ecco come si presenta una volta inserite le perle da 4. Come dicevo, piegate leggermente all'indietro. E adesso, per continuare, sono uscita dalla 11 del primo giro delle 11, e anche qui dobbiamo fare un giro a peyote. Ci colleghiamo con la prossima 11, in questo modo per tutto il giro, e dopodiché un giro con le perle da 3. Allora, eccolo finito. Adesso il giro con le perle da 3, ci vediamo alla fine. Ed ecco come si presenta. Adesso usciamo dalla perla da 3 e prendiamo 15, 11, 15, uguale come dall'altra parte. Ci colleghiamo con la prossima perla e si fa per tutto il giro. 15, 11, 15,
Ci vediamo dopo. E adesso bisogna uscire dalla 11,0 ed entriamo nella perla da 4. Tirate bene, entriamo nella 11, nella perla da 4, nella 11, tirate bene nella perla da 4 e si fa per tutto il giro. Avvicinate bene con le dita, dopodiché cucite stringendo bene. Vedete? Allora ci vediamo alla fine del giro. Ed ecco come si presenta. Per continuare dobbiamo uscire da una perla da 4 e tra ogni perla da 4 ed altra dobbiamo inserire 3 11,0 in questo modo. 3 3 3 per tutto il giro fino alla fine. A dopo. Ed ecco finito il giro, usciamo dalla 11 che si trova nel mezzo, è quella che sporge di più, prendiamo una 15, una perla da 6, un'altra 15 e ci colleghiamo con la prossima 11,0. Quindici perla da 6, 15, per tutto il giro. Ed ecco finito anche questo giro. Per continuare adesso usciamo dalla perla da 6 e prendiamo una 15, un bicono da 3, ci colleghiamo con la prossima perla, 15 bicono da 3 per tutto il giro. E allora ecco il fine del giro. Ho rinunciato a inserire le 15,0 perché siccome queste perle da Bondelli sono leggermente più cicciotte non ci stavano e veniva ondulato. Come vedete qui questi sono quelli di Bohemia molto più diciamo non so se si vede, questi sono leggermente più grandi, allora non ci stava la 15. Invece se non utilizzate questi da Bondelli dovete inserire 15 bicono oppure quelle classiche. E allora come vedete sono senza le 15, è perfetto così. E adesso uscite da una perla da 6 e facciamo un cappietto con 11 bicono, 5 15 0, un altro bicono, un'altra 11, rientriamo nella stessa perla, ripassate un'altra volta e con questo modo così qui ci agganciamo. Io ho realizzato
questo ho allora con questo e un chiodino, basta anche più corto, io lo taglierò nel modo che ci stia un bicono, una perla, un bicono, oppure se volete metterne di più. E allora prendiamo 2 bicone e una perla, eccola in questo modo, e ci vediamo una volta montato tutto. A dopo. E allora eccolo finito, mi piace veramente tanto, poi questi colori sono i miei preferiti e in questo modo si gira, come vedete. Vi faccio vedere gli altri. Allora questo è duplex, spero tanto che piacciono anche a voi. Questo è tutto, grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao.